Rototom per me è la mia vita, è la mia famiglia. Questa diventa un'occasione per lavorare insieme intorno a un progetto. I gruppi di goriziani e Rototom eravamo io, Filippo, Sabrina, Giuseppe. Queste sono tutte le caserme. Noi abitavamo proprio a fianco alla caserma dei carabinieri. Gorizia è una città che se tu, soprattutto negli anni in cui c'era il regime comunista, dove il passaggio era problematico dall'Italia alla Slovenia, era abbastanza statica anche nelle persone, no? Erano sempre quelle, ci si conosceva un po' tutti, insomma. No, di qua devi girare. E lì sono stati i primi momenti bellissimi, perché Filippo aveva il bar qui, sì, in dove adesso andiamo, a Piedimonte, si chiamava il Baobab. Era vivo tesoro! Io ti guardavo in foto, mamma mia che vecchio! C'è una legge fondamentale del commercio che dice mai mescolare amicizia e lavoro, perché è chiaro che se tu concepisci il lavoro come un'azienda che deve prendere delle decisioni rapide, è chiaro che è meglio avere tutta una serie di soldatini che rispettano gli ordini che dai senza discutere e tutto il resto. La nostra esperienza come Rototom è esattamente l'opposto, per cui è perfetto secondo me che amicizia e lavoro si mescolino, perché se tu dai tuoi collaboratori, e quindi non i tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori, tu pretendi e vuoi una partecipazione totale, l'amicizia aiuta molto. Parliamo degli anni 80, precisamente o l'85 o l'86, che io sono venuto a lavorare in questo locale qua, una volta era un pub, per Filippo, e praticamente è diventato un locale cult per tantissimi giovani goriziani e non. Facevo il panettiere, Filippo aveva il bar dove faceva i concerti a Gorizia e ci siamo conosciuti mentre io facevo uno show in un bar, facevo uno spettacolo e Filippo mi ha visto e ha detto ma chi è questo picchiatello, sto pazzo? Dopo insomma ci siamo conosciuti, a parte che la grande mamma di Filippo era la mia maestra. Questa è la casa dove stava Giuseppe quando viveva a Gorizia, all'ultimo piano. Quella più in giù è la casa di Filippo. Ci siamo conosciuti a scuola, ci siamo incontrati nella stessa classe in prima media e da lì è nato un rapporto di amicizia che dura fino ad oggi. Eccoli qua i simboli dello scandalo. Ecco il camerino. Stiamo fumando come belle. Io so che la partecipazione ad una trasmissione come Tempi Moderni di Daria Bignardi fosse anche un investimento pubblicitario per l'attività che stavano svolgendo. Saremo i migliori della serata, dillo Filippo. Di quello sicuro. Bene. Però, Diciamo che come tutte le famiglie ci sono stati momenti belli, momenti brutti, perché noi comunque al di là di come vede uno il Rototom, cioè non siamo un'organizzazione né una SPA, comunque sono 5-6 persone che sono partite così, non per gioco, però con un'idea, e abbiamo passato momenti di fame
che sono stati anzi diciamo più i momenti di fame che quelli di gloria. Non v'era l'ombra di una comodità che fosse una. Non funzionavano neanche i bagni, mi trovai, credo, ad andare a fare i bisogni fuori e dissi qua è peggio che a Sparta, e da quel giorno si chiamò Villa Sparta. Voglio presentarvi un ultimo esperimento in campo di famiglia. È forse l'ultima delle comuni, ma noi l'abbiamo trovata, la comune di Villa Sparta. Allora, sono autodenominati Villa Sparta, sono 6 ragazzi e 2 ragazze, tranquillo, che vivono insieme da 8 anni. Insomma, anche il fatto che continuiamo a essere una famiglia, che continuano a prendersi cura di me, insomma siamo molto uniti. Quindi alla fine poi scompare il fatto che sei donna, uomo, no? Io vorrei mostrare, prima di tutto, il film che abbiamo realizzato a casa vostra per farvi capire un po' come funziona questa comune. Vediamolo. Siamo tutti una mamma dell'altra, alla fine. Reciproca tolleranza. L'obbedienza qua non esiste, esiste il senso di convivenza. E poi nel momento in cui bisogna mettere in pratica, bisogna diventare concreti, cioè realizzare i tuoi sogni, il fatto di sentirti che stai lavorando, che stai lottando con degli amici, quindi con delle persone che al di là di condividere con te delle idee, anche ti vogliono bene e quindi non ti tradiranno e ti sosterranno comunque, è una forza in più. E lì forse ci siamo resi conto tutti, ma non solo a Spilimbergo, che non era più il richiamo soltanto al piccolo sunsplash fatto in famiglia con poche tende, ma che la cosa si stava sviluppando enormemente. Sono stata eletta nel 1999 e subito dopo ho avuto dei contatti, delle richieste da parte dei Rototom di Filippo Giunta e c'è stata la, fra virgolette, raccomandazione del sindaco di Spilimbergo, per cui di Gaio, Gerussi, che mi disse: guarda, questi sono ragazzi in gamba. Cazzo, bello qua. Era molto inselvatichito il posto, era pieno di sterpi, di rovi, non te passavi. E allora abbiamo guardato bene, abbiamo detto qua se puliamo qua, puliamo là, viene fuori uno spazio bello grande. E da lì è iniziata una collaborazione molto importante e una manifestazione che ha portato cultura, apertura mentale e anche un risvolto economico molto importante, ritengo, per queste zone. Migliaia di artisti italiani e stranieri, accanto alla musica, seminari, cinema e dibattiti. Sunsplash, saranno in pochi ancora a non conoscerlo. Si tratta del raduno reggae più importante d'Europa, che riesce a riunire in un posto solo, sotto il sole cocente, all'incirca 100.000 persone e a regalarci ben 10 giorni di musica, amicizia, pace e cultura. Il passaggio dalla Tisana ad un impianto molto più grande, ma allo stesso tempo molto più grezzo, quale quello di Osoppo, è stato un passaggio inevitabile, ma credo anche molto sofferto. Io sono arrivata nel 2001, mi ricordo è venuta a prendermi Sabrina, siamo arrivati a Osoppo, doveva iniziare il festival dopo 2 giorni, non c'era niente, non c'era neanche una tenda, abbiamo dovuto mettere sugli uffici per prepararle lì. In quel periodo lì eravamo anche in pochi e tutti, no, questo è il mio settore, faccio io. Sì, ma facevi quando il festival era piccolo, adesso
è enorme, non puoi far tirare tutti i cavi tu. Non si riusciva a far delegare nessuno a niente. Hanno ripristinato le linee elettriche, la recinzione, hanno ripulito l'area. Questo è un parco che ha 25 ettari. L'organizzazione del lavoro sta nelle cose. Se tu fai un festival piccolo hai una piccola organizzazione, se tu fai un festival grande devi avere una grande organizzazione, inutile, no? Il miglioramento organizzativo stava anche sul fatto che non si trattava più di una manifestazione di 3 giorni, credo, 3-4 giorni, ma di più giorni e quindi improntata anche sulla vacanza. Con i ACDC sottofondo da Dio. Nel 2002 è stato l'anno cruciale per il Rototom, veramente ha rischiato di essere l'ultimo anno. Avevamo tantissimi debiti, Filippo, mi ricordo, era disperato, voleva mollare tutto. C'era questo posto vacante, quindi io ho detto, vabbè, prendo io avevo fatto ragioneria, insomma, ho detto, provo a prendere i conti in mano io. E quindi dal 2003 ho preso in mano l'amministrazione, il personale, insomma, varie, poi io sono una di quelle... Faccio io. Dove va Filippo c'è un concerto. Non c'è posto dove Filippo vada che non mette, perfino a Canoa. La Patrizia di Pordenone. Dopo scritto a Tino di Osoppo, alla Rondine detta la Betta, alla Sogna, a Villa Sparta, Ricky, aiutami Ricky! C'è stato un momento molto importante nella nostra storia, che è stato nel 2003, l'anno in cui per la prima volta siamo riusciti a pagare tutti i nostri debiti, per la prima volta non avevamo questa pressione, questa paura di non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. E quindi ci siamo inventati un festival completamente gratuito in Brasile, in un piccolo paese del Brasile, che si chiama Canoa Quebrada. È stato bellissimo perché non c'erano mezzi, abbiamo fatto tutto artigianalmente in casa, dal volantino ad andare a prendere i volantini, a chiamare la gente, e sono venute alla fine 10.000 persone, cioè è incredibile. Mettendo 4 volantini, 4 cose, la voglia che hanno di divertirsi senza niente, con un po' di cioè dai così e ricevi. È difficile trovare uno che ti propone, ti regala delle cose e non vuole niente in cambio, non ci si crede, no? La domanda un po' che si facevano tutti è: ma dove sta il trucco? E invece non c'è nessun trucco, era solo una nostra voglia di dire grazie al mondo e dirlo nella maniera più semplice che si potesse, insomma, facendo quello che sai fare, organizzando delle cose, con lo spirito di farlo con la gente e insieme alla gente. Uscire del gazebo e vedere che crolla il palco e pensare a fare un'evacuazione. Un luogo dove si parla di pace e di difesa dei diritti umani. Nel 2009 poi c'è stata una vera e propria guerra al Sunsplash da parte delle forze dell'ordine, da parte della procura.